Saluti da Heavy Metal Even. Oggi ci occupiamo di un disco molto omogeneo, ma che anche grazie a ciò riesce a trasportarti in maniera piuttosto buona nel suo oscuro mondo sludge. Se la parte del metal è facile da assorbire con pochi ascolti o addirittura immediata, al giorno d'oggi la maggior parte del genere è più arduo da ascoltare. Lo è perché spesso le strutture delle canzoni sono complesse, ma non è sempre così. Altre volte a rendere complicato un disco è il lato emotivo e atmosferico del gruppo. Ebbene, Teeth to Sky dei Guiltless si rivela di fruizione davvero complicata per entrambi i motivi. Uscito lo scorso 7 marzo grazie a Neurot Records, è l'esordio sulla lunga distanza di questa band di Seattle. Ma al suo interno, invece del grunge che qualcuno rimasto indietro nel tempo si potrebbe aspettare, troviamo il suo fratello bastardo e pesante, ossia lo sludge metal. Gli americani seguono la via più atmosferica. I riff sono spesso potenti, ma sono affiancati da dissonanze, ritmi lenti e altri elementi a renderlo più espanso. Sono elementi che ogni tanto sforano nel black o nel post-metal, che si è evoluto proprio da queste sonorità. Tuttavia la maggior parte delle dissonanze, oltre che dei ritmi dispari, di Teeth to Sky, derivano dal progressive. Non si deve pensare però a qualcosa di veloce o di tecnico, che nel disco non si sente mai. Piuttosto è un supporto per la lenta musica dei Guiltless, nell'essere più aspra, spigolosa e disarmonica. Già per questi motivi parliamo di un disco in cui è facile perdersi. La causa di ciò risiede anche nel fatto che, forse, addirittura in maniera voluta, gli americani abbiano impostato il lavoro in maniera molto ripetitiva. Poche sono le sfumature di atmosfera e anche a livello di riff spesso le canzoni tendono ad assomigliarsi. Per la maggior parte dei dischi sarebbe un difetto, bello grosso se fatta in maniera così intensa, ma così non è per Teeth to Sky, che invece riesce comunque, una volta assorbito, a trascinarti dentro le sue atmosfere, specie se ti trovi in un giorno triste o di rabbia. Peraltro qualche pezzo che spicca nei 40 minuti della scaletta c'è anche, come Our Serpentine Circle. Presenta Josh Graham, noto non solo come musicista ma anche come videomaker e creatore di artwork per gente come Megadeth e Neurosis, scambiare il suo solito cantato harsh con momenti in cui salmodia. Lo fa su una base molto espansa. Non mancano riff pesanti, ma spesso la musica evoca bene la propria oscurità, con fraseggi dissonanti, a volte di influsso black, a volte spinti in senso post-metal. È il pezzo più lungo di Teeth to Sky insieme alla conclusiva Illumine, segno che i Guiltless se la cavano meglio quando danno alla propria musica più spazio. Nei suoi 7 minuti sa essere sia lenta, asfissiante, sia desolata e triste, in un'alternanza che più che illuminare ti conduce in una suggestiva oscurità davvero d'impatto. Appena sotto a questo duo troviamo la title track, non troppo diversa dal resto ma con un maggior senso di rancore, dato dai riff più angolosi, ancora più prog del resto, a cui però si alternano momenti leggeri, velati di cupezza. A parte ciò, al massimo si segnala in Starless Aeon, disperata, dolente, nichilista, grazie alla bella performance del batterista Billy Grace e al nervosismo del tutto, che passa da momenti più arcigni ad altri più espansi. Tutto il resto invece non riesce in alcun modo a spiccare, ma c'è un problema solo in alcuni rari casi. Di norma, la scaletta riesce comunque a trascinarti all'interno della sua cattiveria e della sua disperazione. E anche, se presi a sé stanti, quasi tutti i brani sono di buonissimo livello. Insomma, Teeth to Sky è un album molto particolare e difficile all'estremo, come detto, da penetrare. Se ci riesci però ti trovi davanti a della musica avvolgente, che riesce davvero a farti provare sulla pelle tutta la disperazione e il nichilismo con cui i Guiltless lo hanno costruito. Di conseguenza ci sentiamo di consigliarlo solo a chi ha la pazienza di ascoltarlo più e più volte, fino a trovare il modo per entrarvi. Per chi cerca metal più immediato, magari anche all'interno del genere sludge, invece, meglio evitare. Voto di Heavy Metal Even 81 su 100. Per oggi finiamo qui. Se ti abbiamo incuriosito a proposito degli americani puoi mettere like, condividere e commentare il video. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non mancare nemmeno uno dei contenuti pubblicati ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. I link sono in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!